I verbi possono avere forma attiva, passiva o riflessiva, a seconda del rapporto che stabiliscono con il soggetto della frase. In questo video parleremo della forma attiva e passiva dei verbi, nel prossimo di quella riflessiva. Iniziamo con il trattare la forma attiva. Un verbo è di forma attiva quando il soggetto della frase compie l'azione espressa dal verbo. Due esempi. Marco ha comprato la macchina. I cuochi preparano il pranzo. La forma attiva di un verbo è quella registrata sul dizionario come lavorare, pensare, cedere, capire. Tutti i verbi, sia transitivi sia intransitivi, hanno la forma attiva. Una frase con verbo transitivo. Simone legge un messaggio. Una con il verbo intransitivo. Serena gioca. Adesso invece parliamo della forma passiva. Un verbo è invece di forma passiva quando il soggetto subisce l'azione espressa dal verbo. Esempi: la macchina è stata comprata da Marco. Il pranzo è preparato dai cuochi. La forma passiva si costruisce con l'ausiliare essere, coniugato nel modo, nel tempo e nella persona della corrispondente voce attiva, più il participio passato del verbo di cui si vuole formare il passivo. Ad esempio, la frase in forma attiva Paolo ama Laura, nella forma passiva diventa Laura è amata da Paolo, mentre la frase in forma attiva i leoni inseguivano le gazzelle, nella forma passiva diventa le gazzelle erano inseguite dai leoni. La forma passiva si può però costruire anche con il verbo venire al posto dell'ausiliare essere più il participio passato del verbo di cui si vuole formare il passivo e con i verbi andare, finire, restare, rimanere al posto dell'ausiliare essere più il participio passato del verbo di cui si vuole formare il passivo. Esempi: il quadernone viene usato dagli studenti. I vincitori vengono premiati dal professore. Il ponte andò distrutto durante il bombardamento. Il soldato restò ferito in battaglia. Queste forme si possono però realizzare solo con i tempi semplici. Il passivo può inoltre essere formato mettendo la particella pronominale si davanti alla terza persona singolare o plurale di un verbo transitivo attivo. Un paio di esempi. Non si accettano assegni. Si è fatta una bella festa. Il sì usato con questa funzione viene detto sì passivante. In alcuni annunci commerciali il sì passivante segue il verbo attaccandosi ad esso. Due esempi: vendesi, affittasi. È possibile trasformare una frase da attiva in passiva se il verbo è transitivo e ha il complemento oggetto espresso. Per passare dalla forma attiva a quella passiva è però necessario effettuare queste tre trasformazioni. Il complemento oggetto della frase attiva diventa il soggetto di quella passiva. Il verbo di forma attiva si coniuga alla forma passiva accordandole in genere il numero con il nuovo soggetto. Il soggetto della frase attiva, se è un essere animato, diventa il complemento d'agente di quella passiva. Se invece è un essere inanimato,
diventa complemento di causa efficiente. Entrambi i complementi sono introdotti dalla preposizione da. Per questo la frase di forma attiva Tonio compra la moto nella forma passiva diventa la moto è comprata da Tonio, mentre la frase di forma attiva il gelo ha ghiacciato l'acqua nella forma passiva diventa l'acqua è stata ghiacciata dal gelo. Quando il complemento d'agente o di causa efficiente non sono espressi, si ha la forma passiva assoluta. Esempi: il guasto è stato riparato, la questione è stata risolta. La trasformazione è reversibile, cioè tutti i verbi in forma passiva possono essere trasformati in forma attiva. Esempio: la frase di forma passiva il cinghiale è stato catturato dal cacciatore nella forma attiva diventa il cacciatore ha catturato il cinghiale, mentre la frase di forma passiva le nuvole sono spazzate dal vento nella forma attiva diventa il vento spazza le nuvole. Nota: i verbi intransitivi hanno soltanto la forma attiva.